Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo qui davanti a questo leccio, che dovreste conoscere abbastanza bene, per andare a fare l'impostazione primaria, che vi avevo detto qualche video fa. Se ve lo trovo ve lo metto qui in alto a destra o comunque sotto nei commenti e descrizione, lo troverete in qualche modo. Questa pianta necessita di una impostazione molto importante. Come vi dicevo, ve lo riassumo in breve, questo qui potrebbe diventare il primo ramo, quindi arrivare all'altezza di questo ramo qui dietro o questo più piccolo, quindi venire qui sul lato. Con quest'altro invece andrò a fare il ramo verso sinistra che va diciamo a creare bilanciamento del primo ramo, e questo e quest'altro andranno a fare il ramo di profondità, e poi con questo qui si farà l'apice. Quindi diciamo la struttura è abbastanza semplice, il problema è che questo è un leccio e ha dei rami molto grandi, soprattutto questo e questo, che sono enormi. In realtà anche questo da piegare e lavorare è veramente difficile. Ora, prima di partire, vi voglio far vedere una cosa che secondo me è bellissima, che è questa cosa qui. Ve la faccio vedere un po' meglio. Lo vedete? Questo è tutto il callo che sta girando intorno e sta tentando di chiudere. Tra l'altro sta anche facendo delle bellissime crepe sulla corteccia. Vedremo un po' come si evolverà la situazione. Quindi ora direi di non perderci in chiacchiere, vi faccio una panoramica generale della pianta e andiamo subito a bomba con la lavorazione. Ora andrò a fare un'operazione molto importante. Come vi dicevo prima, entrambi questi qui possono essere papabili primi rami. Il fatto però è che, diciamo, questo è molto più grande e questo è molto più piccolo e anche un po' più debole. Quindi se io dovessi riuscire a trasformare questo qui nel primo ramo, sarebbe una cosa fantastica. Altrimenti devo ripiegare su questo. Ora diciamo che proverò a gommare in primis questo qua da solo. Allora, diciamo che credo di aver gommato al meglio delle mie possibilità questa parte qui, e quindi con molta forza e molta pazienza dovrei riuscire a piegarlo. Ora, diciamo, mi dedico a fare tutto il resto della gommatura e poi mettiamo il filo insieme. Possiamo partire finalmente con la filatura dopo aver gommato tutto. Ora andiamo con le maniere forti su questo ramo. Sarà una bella sfida, sia a metterlo che a piegare.
vi posso assicurare che già solo piegare questo filo è difficilissimo. E ora spero che la piega venga nel modo giusto, quindi dovrò andare molto piano. Avete visto? Già è andata un bel po'. Ora però dovrei fare questo, andare a mettere proprio tutta la mano. Ok, e ora, dato che ci siamo, anche andare a fare questa piega. Vorrei porre la vostra attenzione sul movimento che ha fatto questo ramo. Ricordate che vi veniva dritto in faccia? Ora non sarà la cosa più dritta del mondo, cioè non sarà il ramo sotto, ma piano piano, facendo i giusti punti di forza, lo possiamo andare un pochettino a girare. Già comincia a essere qualcosa di interessante, posto che poi servirà magari solamente questa parte di ramo, perché poi qua comincerà la biforcazione. Ora andiamo dall'altro lato, su quel ramo lì. Che forse è meglio. E quindi questo qua lo mando giù in questo modo. Poi qua magari andrò a mettere un altro po' di filo e porterò il proseguio, diciamo, della curva. Ora andiamo di qua, dove devo sempre prendere la pinza e continuare la piega. Vedete, faccio sempre pressione a mano piena, cercando di creare un punto di leva, diciamo, e portando giù il ramo. Credo di aver fatto un gran lavoro. Ora c'è da piegare questo, questo e quest'altro. Diciamo che già così è diventata una piega a me gradevole, insomma. Laggiù anche c'è il proseguio del filo e qua dovremo giocare un'altra volta con il filo del 6. Mi prendo un bel pezzo di filo diametro 2, guardate bene come vengono le spirali, che vi ricordo devono essere o a 45 o a 60 gradi, e fate un bel lavoro con il polso della mano che gira e che va a mettere il filo, mentre con l'altra andate a tenere la spira, diciamo, che avete appena fatto, in modo tale da non andare a creare problemi alla pianta. Ora questo ramo è così lungo, ma poi effettivamente non rimarrà così tanto del ramo, perché probabilmente, ecco, lo andrò a ruotare in questo modo e magari ripartirò da queste due gemme che andranno a fare la ramificazione. La piega non è stata fortissima, ma mi serviva solamente a riportare un po' più centrale questo qui, che è l'apice. Ora vado a filare gli altri
e poi mi rimangono questi due. Questa parte me la vado a fare da solo, quindi noi ci vediamo praticamente con il lavoro finito. Eccoci qua con il lavoro finito. Lasciatemi un feedback qui nei commenti, che per me è molto importante, perché secondo me ho fatto veramente un buon lavoro, ma ovviamente voglio sapere anche che cosa ne pensate voi. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, tutto quello che volete. Trovate i link di vari miei video qui in alto a destra, oppure nei commenti, oppure nella descrizione del video. Saranno sicuramente video interessanti che vi torneranno utili. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale Telegram delle offerte, che vi lascio qui a video, il QR code, altrimenti trovate tutto in descrizione, tutti i link per seguirmi Facebook, Instagram, TikTok, ovunque volete insomma. Se vi unite al canale Telegram e acquistate qualcosa, mi aiuterete supportando il canale economicamente, senza costi aggiuntivi per voi. Quindi voi comprate una qualsiasi cosa tramite quei link che io vi metto e Amazon darà una percentuale a me, una piccola percentuale, che però mi ha permesso di acquistare il telonero che vedete laggiù e il microfono tra cui mi sentite. Magari in futuro riuscirò a comprare una telecamera migliore del mio telefono e anche altra attrezzatura che ci può tornare utile, oppure utilizzerò quei soldi per andare a comprare piante nuove, attrezzatura migliore per lavorare, eccetera eccetera. Quindi comunque tutto ciò che io ricavo, anche se sono cifre abbastanza umili, li reinvesto in tutto ciò che è il canale. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!